Sono Antonella, sono sposata con Maurizio e abbiamo una figlia. Abitiamo a Marostica e lavoro come impiegata. Mi piace viaggiare, conoscere, amo la natura, i suoi colori, i suoi paesaggi. La mia è una vita normale e un po' speciale perché fin da piccola convivo con una malattia progressiva che mi toglie forze e capacità fisiche. Ricordo un momento particolare quando ero adolescente, che per un intervento chirurgico sono rimasta lunghi mesi a letto. E questo lo ricordo come un momento buio e luminoso. Buio perché in un attimo mi ha annientato ogni autonomia, ho sperimentato la dipendenza dagli altri, ho provato la solitudine, ma anche luminoso, perché ho guardato dentro me stessa e ho scoperto la bellezza della vita e anche il coraggio di viverla nonostante tutto. Ecco, la mia è una vita in salita perché ogni giorno mi confronto con i limiti fisici e un'autonomia che si riduce. E di fronte a una nuova difficoltà sperimento tutta la mia fragilità, ansia, paura e questa lotta inizia perché il mio spirito si ribella, ma il mio corpo parla un'altra lingua. E questa lotta dura fino a quando non riesco ad ascoltare profondamente il mio corpo e ad accogliere quel nuovo limite. Poi mi ritrovo nuova e diversa da prima, ma sempre io, Antonella. Conosco la disabilità da una vita, da quando ero bambino e da 18 anni sono in carrozzina. Ecco, come dicevo ai bambini delle elementari che mi hanno fatto la domanda che cos'è il limite, userei questa immagine. Un imbuto è fatto di due realtà, è fatto di una coppa ed è fatto di un gambo che si restringe e noi nella vita siamo come versati dentro a questo imbuto. Quando l'imbuto si stringe, ecco il limite, ecco la sofferenza, ecco il dolore, ecco la difficoltà e magari si intoppa tutto e non fluisce più la vita dentro all'imbuto. Come fare, dicevo ai bambini? Bisogna sciogliersi. L'unica realtà che ti aiuta a scioglierti è mettere al centro l'altro, il suo bisogno, il suo desiderio di essere ascoltato, di essere amato. Solo l'amore può scioglierti, farti diventare così liquido da farti superare e varcare anche la soglia stretta del limite. Non tutti desiderano entrare in rapporto con il limite. A volte mi sono trovata a disagio o non accettata. Questo è e rimane una ferita. Con gli amici del laboratorio, nello scambiarci queste sensazioni, come dire, si è rafforzata in me la scoperta che accogliere i nostri limiti è il segreto per trovare nuova libertà, forza, gioia. È un frutto della vita condivisa, non solo della mia vita. Se vivo la vita ponendo l'altro e la relazione con l'altro al centro della mia esistenza, ecco che probabilmente riesco a capire come mai Dio mi ami così immensamente. Il limite mio è la possibilità di donarmi e di riconoscere la pienezza della libertà dell'altro che si dona a me. Sono una fisioterapista e lavoro da parecchi anni in una residenza sanitaria assistenziale con persone anziane e adulti con grave disabilità psicomotoria. Entrare nell'avventura del laboratorio è stato come se mi si aprisse un mondo davanti,
del quale prima intravedevo solo una parte. È stato mettermi di fronte al fatto che anch'io devo riconoscere e accettare i miei limiti personali. Con i pazienti sto sperimentando quanto è importante cercare sempre la strada della reciprocità, che mi fa scoprire cosa mi ha donato l'altro durante il lavoro. Sono Maria Daniela, sono sposata con Paolo da 25 anni e abbiamo 2 ragazze di 14 e 17. Lavoro come programmatrice informatica e eravamo sposati da 2 anni e ho perso l'uso del braccio destro in un incidente d'auto. Nel laboratorio ci confrontiamo, ci scambiamo il nostro vissuto e lì ho messo a fuoco un paio di cose. La prima è che l'aver accettato il mio limite fin da subito è stato proprio la svolta della mia vita. Per cui quello che io sono oggi, anche quello che ho, dipende proprio da questa esperienza. E poi anche il rapporto con mio marito, con Paolo, con le figlie, è stato provato da questo, però si è anche molto approfondito. Sono Giusy, sono sposata con 2 figli ormai grandi e lavoro come infermiera da più di 30 anni. Da qualche anno però ho dovuto abbandonare il lavoro in corsia per motivi di salute ed è per questo che adesso svolgo un'attività più a contatto con i miei colleghi piuttosto che con i pazienti. Da quando ho iniziato il lavoro con il laboratorio mi sono chiesta a che titolo avrei potuto parteciparvi. Io, infermiera, col mio limite di non poter più lavorare a contatto con i pazienti. Potevo esserci come persona che sente su di sé il limite di non sentirsi sufficiente per poter dare aiuto alla propria sorella non completamente abile. E ancora potevo essere quella persona che viveva il proprio limite di malattia, il limite di tutte quelle malattie che non sono così evidenti, ma che comunque segnano la vita di tutti i giorni. Quando le bambine erano piccole, abbracciarle sempre solo a metà non è che era facile. Oppure loro tendevano le manine e io gliene potevo dare una sola. Poi sono cresciute, hanno cominciato ad andare a scuola, sono cominciate le domande dei compagni di scuola, magari anche un po' impertinenti. E mi ricordo la più grande che tornava a casa e non aveva le risposte a queste domande. E allora le abbiamo cercate assieme, le abbiamo trovate in tutte le cose belle che nella nostra famiglia ci sono. Mi ricordo la più piccola, avrà avuto 4 anni e aveva appena imparato a allacciarsi le stringhe da sola. Allora lei viene e io non riesco a allacciarmi le stringhe, quindi compro solo scarpe senza stringhe. E allora viene e mi dice: mamma, adesso puoi comprarti tutte le scarpe che vuoi perché ci penso io ad allacciartele. Adesso sono grandi, sono adolescenti e qualche tempo fa, neanche tanto, mi hanno detto: sei la mamma più bella del mondo, così come sei e non ti vorremmo diversa. Sono Giuseppe, sono sposato e ho ricevuto in dono 3 figli. Sono artigiano e ceramista per scelta. Il limite lo incontro, posso dire, tutti i giorni. Dal momento in cui mi sveglio, la fatica di alzarmi, la fatica di fare i primi passi, la fatica di vestirmi. Per me è importante conoscere il mio limite, sapere fin dove posso arrivare. Ma mi domando, cos'è il limite? Io penso che il limite fa parte della natura. Istintivamente la prima cosa è quello di rifiutarlo, di negarlo. Il limite sono le difficoltà, sono le mie inadeguatezze, è il mio sentirmi inferiore, il non sentirmi all'altezza. Ma anche il limite è la non conoscenza, è la paura, è l'incertezza, ma non solo, anche la tristezza, la chiusura in me stesso è un limite.
la non speranza e il non sentirmi amato, il sentirmi rifiutato. Ecco cos'è per me la ricchezza di questo laboratorio. Esserci come sono, trovare nel cammino fatto insieme la forza per illuminare questi nostri passi di vita. I limiti rimangono, non si cancellano, però è come fossero illuminati, trasformati da una strana alchimia. Io credo che il limite è una risposta inadeguata a un desiderio. Vorrei, ma non ci riesco. Tanto più grande è la distanza fra il desiderio e la risposta, tanto più grande è la sofferenza e il disagio che posso provare. Unire il desiderio con la capacità di risposta. Unire il desiderio con i miei mezzi. La libertà non la trovo nel fare qualsiasi cosa, no? Ma nel poter fare quello che mi è possibile. Amare, andare un po' oltre, amare il mio limite e andare un po' oltre a lui. E in questo caso, quando ci riesco, la libertà coincide con la mia realizzazione umana, con la gioia e con la soddisfazione di una vita piena. Sono Laura, ho 55 anni, vivo da sola a Cadine, un paese vicino a Trento. Essendo nata in una famiglia di contadini, fin da piccola andavo con mio papà in campagna. La mia grande passione però è il trattore. Fin da piccola ricordo che mio papà veniva a prendermi con la moto all'asilo e poi alle elementari e mi portava in campagna per guidare il trattore. Lui ne aveva bisogno e per me era come un gioco. Non vedevo l'ora di ricompiere i 18 anni per la patente per fare le gare. Per 5 anni ho gareggiato in tutto il Trentino, vincendo da subito, diventando subito campionessa regionale di gincana trattoristica. Avevo la voglia di vivere, la voglia di lavorare e sempre attenta agli altri. E a 30 anni ecco il primo impatto con la malattia. Improvvisamente mi vengono dei dolori articolari alle ginocchia con male fortissimo che mi impediscono di camminare e di fare le scale. Mi hanno diagnosticato un'artrite psoriasica. Il medico mi dice: dovrà tenersela per tutta la vita. Per un attimo ho visto la mia vita crollare. Incomincio visite, medicine, cure. Il primo anno è stato molto duro, difficile. Mi vengono consigliati degli ausili per la vita quotidiana, molto importanti, molto utili. E anche le scarpe fatte su misura, che per me sono importantissime. Io che sono abituata ad arrangiarmi, ecco, vedendomi in queste condizioni, mi viene anche da piangere. Sono un medico della medicina e della riabilitazione, specialista, e fin dall'inizio della mia professione sono sempre stato affascinato dal mondo della disabilità, senza capire bene perché mi sentivo attratto. Sono entrato in questo gruppo del Limite un po' come associato, ma strada facendo poi sono stato iscritto a pieno titoli, perché anch'io ho fatto la mia esperienza di malattia, arrivata improvvisa, inaspettata. Con gli amici del Limite piano piano siamo arrivati anche ad approfondire alcuni elementi della realtà della disabilità. Ogni uomo infatti, anche se sano, sperimenta durante la sua vita quotidiana momenti di limite, perché si è stanchi, perché si ha mal di testa, perché si è litigato con qualcuno, perché si è stati ripresi dal proprio superiore. In momenti così noi non siamo al massimo, lavoriamo a un regime più basso, facciamo un'esperienza di limite. Ecco allora che ci sembra che la realtà della malattia, della disabilità, possa considerarsi un libro aperto dove si possono leggere tante cose per la vita dell'uomo. Un libro aperto che abbiamo sempre avuto con noi, ma che in realtà non abbiamo mai letto abbastanza perché presi dalle nostre realtà, dalle nostre problemi.
chiamo Lauro, ho 51 anni e faccio l'infermiere, abito a Rovigo. Da 4 anni convivo con Rita, dopo un'esperienza matrimoniale di circa 11 anni. E da 2 anni facciamo l'esperienza dell'affido, un bambino di 11 anni che ci è stato affidato dai servizi sociali. La mia esperienza del limite è quella di un continuo cadere, rialzarmi, ricominciare, rallentare, riprendere il dialogo, dover recuperare il rapporto. A questo punto della vita pensavo di essere tranquilla, invece un altro colpo forte. Qualche anno fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Ne parlo anche con gli amici del laboratorio, dove mi sento accettata e capita e vedo anche negli altri una ricchezza, come se venisse fuori che la mia vita poteva gridare al mondo che vale la pena vivere. In gennaio 2014 mi viene scoperto un altro tumore, questa volta però alle ossa. È un duro colpo anche stavolta, però cerco di reagire subito, avendo fatto l'esperienza forte l'altra volta. Questa forza la trovo un po' dal mio carattere combattivo, ma anche dalla forza di condividere con gli amici del laboratorio. Ho capito che posso essere un dono per gli altri anche così come sono. Un punto significativo, fondamentale dell'esperienza che ho fatto con il limite è quello della condivisione. Trovandomi con altre persone, comunicando le mie difficoltà, trovo la forza, il modo per ripartire, per ricominciare. Cosa rispondo a chi mi chiede cosa ci vai a fare a questo laboratorio, con chi ti incontri, cosa ti dà? Rispondo questo. La condivisione è un'esperienza fondamentale, è un'alchimia incredibile che dà luce e dà speranza quando si sente in difficoltà. Marco, quando è nato, subito sono comparse delle difficoltà che con gli anni sono cresciute e la disabilità si è fatta più importante. Non parlava, ma a 8 anni è riuscito a comunicare utilizzando un computer. Con l'ausilio del computer, Marco da allora ha sempre potuto esprimere quelli che erano i suoi bisogni, le sue necessità, ma anche e soprattutto aprirci il suo cuore e farci capire cosa veramente conteneva, un tesoro incredibile. 13 febbraio 2010. Caro Albi, ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno. Sta a te fare ciò che credi giusto e trovare la tua strada, capendo che ciò che non deve mai mancare in una vita felice, qualunque cosa tu faccia, è la volontà di amare e la fiducia per lasciarsi amare. Buona festa e buon cammino, Marco. Battesimo Elisa, 26 settembre 2004. Tra le nuvole tenere di un'incerta primavera è arrivato un bazzuffolo rosa che come dono divino ci ha regalato un nuovo sogno. Ti prego Gesù, donale di più di un sorriso, di più del paradiso. Donale il tuo amore e stringilo al tuo cuore e disegnale il futuro in un mondo meno duro. Marco. E dall'età di 15 anni poi Marco ha iniziato a frequentare il laboratorio del limite il di più fino all'età di 18 anni in cui è partito per il cielo. Sono Chiara e abito a Trento. Lavoravo come infermiera professionale nell'ospedale della mia città, fino a quando una serie di eventi mi ha portata dall'altra parte. Sono sempre stata portata a questo tipo di professione, però nonostante questo ho imparato negli anni che ciò che si studia come operatore sanitario non porta di fatto a quella conoscenza particolare, profonda del dolore, della sofferenza, fino a quando non lo si sperimenta personalmente. Ricordo i miei primi ricoveri in ospedale, una visuale all'orizzontale, come amo definirla, e da questa prospettiva tutto assume una risonanza diversa. Sei in pigiama,
hai lasciato fuori la tua identità, sei diventata un numero, una diagnosi se hai la fortuna di averla. Hai in abbondanza, ecco, il tempo per osservare, ascoltare, pensare, soffrire, conoscere la solitudine. E la giornata è scandita da gesti come sguardi, parole, suoni, odori. Il medico che entra nella stanza viene radiografato automaticamente. L'espressione del volto, il tono della voce, la sua gestualità. Quando lui entra e addice a tutti i buongiorni indistintamente, io sento la differenza se lo dice a me avvicinandosi al letto, perché quel buongiorno è per me. Io mi sento persona in quel momento. O il sorriso che mi regala un infermiere quando magari, non so, mi viene a fare un prelievo, a girare un cuscino, prendere la pressione, è una carezza interiore che ti risuona nel profondo. E anche il calore di un gesto, quando ad esempio mi viene consegnato un referto negativo oppure mi viene prospettata una realtà futura difficile e anche dolorosa, vale molto più di tanti discorsi. Umanizza la cruda realtà. Come diventerebbe, per esempio, il mondo della pedagogia, dell'educazione scolastica, se mettessimo al centro il concetto di limite? Non aiuterebbe le giovani generazioni ad accogliersi ed accettarsi come sono, coi loro limiti psicologici, fisici? Non aiuterebbe tout court ad accettare l'altro quando lo si incontra? E il mondo della sanità, se mettessimo al centro l'idea del limite, il limite che vive l'operatore sanitario quando fa fatica a trovare la diagnosi, la terapia, il limite che vive l'ammalato nella sua carne, non aiuterebbe a portare il rapporto di cura maggiormente verso una realtà di relazione, di reciprocità? E la realtà della politica, come sarebbe vissuta e declinata se avesse al centro questa esperienza del limite? Come verrebbe organizzata la convivenza di una comunità umana? Come diventerebbe il welfare se avesse al centro il limite? Amavo muovermi, correre, arrampicare e mille altre cose ancora, però la vita non è solo poesia. E mi sono ritrovata dentro un sogno infranto e ho dovuto raccogliere i pezzi via via, non senza fatica e alle volte ribellandomi, per cercare di ricomporre qualcosa di completamente diverso da come l'avrei immaginato. E l'incontro con gli amici del laboratorio ha permesso di maturare dentro di me la consapevolezza dell'importanza di ciò che la società fuori considera diverso, della ricchezza di ciascuno di noi, delle potenzialità. Mi piace pensarci come un caleidoscopio. Tanti pezzettini di vetro colorati, distinti ma uniti e che, oltrepassati dalla luce, al minimo movimento riescono a comporre sempre nuovi e meravigliosi disegni, pieni di armonia, pronti per essere donati. Lungo le nuove terre scorrono gli attimi che hai amato, gioia profonda che raccoglie in sé la perla del tuo cuore, e tutto cresce intorno a noi in una sola verità, resta soltanto l'amore. In questo canto siamo qui, nella tua nuova libertà, ali spiegate per volare insieme a te. La gente passa e vede già quel paradiso che l'amore porta qui.